tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Elisa Caudullo, brand ambassador Posh Chalk, Voodoo Pen e Magic Paint. In questo video vi mostro il modo in cui ho realizzato l'effetto rame ossidato sulle chiusure, sulle maniglie e sulle fasce metalliche che circondano questo baule anni 40-50 circa, di legno rivestito in lamiera. Il video di oggi è in realtà il completamento del tutorial uscito qualche tempo fa che racconta i passaggi del restyling realizzato su tutta la struttura del baule. Se avete curiosità, ecco qui il link al video dove potete vedere tutti i passaggi che mi hanno portato fino a questo punto. Protagonisti di questo lavoro saranno Julius Gray, brocante di Magic Paint per la base materica. Patina Copper Posh Chalk per dare la base ramata, patina Dark Brown sempre di Posh Chalk e Royal Green per creare l'effetto rame ossidato. Per ricreare questo tipo di superficie, il rame ossidato, in generale due fondamentalmente sono le tecniche che possiamo utilizzare: o utilizzare dei reagenti che generino sulla superficie una vera e propria ossidazione, oppure agire pittoricamente. Per quanto mi riguarda, preferisco la seconda opzione, non solo per il piacere di farlo, ma anche perché secondo me quando si agisce pittoricamente si può controllare, ecco, l'effetto che vogliamo e controllare l'intensità dell'effetto che vogliamo raggiungere. Io per esempio non ho voluto un effetto troppo marcato e vi faccio vedere come ho fatto per ottenerlo. Prima di cominciare però voglio ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi restyling. Dopo aver pulito la superficie con acqua ammoniaca e bicarbonato, ho dato per prima cosa una base materica su tutta la struttura, addizionando alla pittura 2 cucchiai di sabbia. Ho scelto una base neutra, il Julius Gray di Magic Paint, un grigio medio. Date le 2 mani di grigio, picchettando il colore per ottenere ancora più matericità, stendo una mano di brocante e ad asciugatura ultimata stendo una mano di cera neutra, la leggendaria di Magic Paint. Stendo adesso sulle parti che mi interessano uno strato di patina copper, la patina color rame di Posh Chalk. Sarà la mia base dove poter lavorare per ottenere l'effetto ossidato. Le patine Posh Chalk sono a base di olio, molto luminose e pigmentate. Hanno la caratteristica di avere una intensità molto elevata del colore. Hanno tempi di asciugatura abbastanza lunghi e se si vuole, una volta completamente asciutti, possono essere lucidati con un panno per avere un effetto ancora più brillante. Le patine Posh Chalk possono essere sfumate fra loro ed è quello che farò io fra poco con la patina Dark Brown, il marrone scuro. Per procedere con la creazione dell'effetto rame ossidato, metto a portata di mano le patine Posh Chalk, sia il color rame che il marrone scuro, un po' di Royal Green, il verde salvia di Magic Paint, a cui ho addizionato un cucchiaino di sabbia e dei pennellini.
Comincio macchiando la superficie ramata con Royal Green e sfumo con le dita. Faccio lo stesso con Dark Brown per scurire un po'. Tampono leggermente anche la patina ramata, la patina copper. In sostanza ciò che farò è alternare questi tre componenti in modo da ottenere un aspetto quanto più simile possibile alla realtà. Se osserviamo il rame ossidato, ciò che salta all'occhio è questa patina verdastra. Quando il rame si ossida, crea per reazione uno strato di protezione che in base agli elementi che stanno intorno al metallo e alla loro concentrazione può essere bluastra, la cosiddetta azzurrite, o verdastra, la malachite, il cosiddetto verderame. È una patina che, ricoprendo la superficie del metallo, ne protegge la parte interna dalla corrosione. Questa patina ha una consistenza per lo più ruvida al tatto e si estende sulla superficie in modo irregolare. Un'altra caratteristica che possiamo notare del rame ossidato è la perdita della sua lucentezza, quindi il suo inscurimento. Per queste ragioni ho utilizzato una base materica, quindi con Julius Grey addizionato alla sabbia. Il Royal Green che mi serve per ricreare la tonalità del verde rame e la patina marrone scuro per scurire la superficie. Il fatto di picchettare il colore con il pennello sia all'inizio durante la stesura della base che anche in questa fase quando vado a macchiare la superficie con il Royal Green mi serve per accentuare ancora di più proprio la sensazione di ruvidezza. Picchetto il verde solo su alcuni punti e lo sfumo con le dita facendo attenzione a lasciare però anche qualche granello un po' più materico. Con Dark Brown vado a creare delle ombreggiature nei punti più profondi, nei punti di giunzione, attorno ai chiodini, tenendo conto anche del fatto che in generale al di là dei punti in ombra il rame tende a scurirsi, per cui sfumo il marrone scuro un po' dovunque. L'operazione che state vedendo è stata fatta ad un giorno di distanza dalla stesura della patina ramata, quindi della base data con la patina copper. La patina non era ancora asciutta a distanza di un giorno e questo è stato importante per fare in modo che i tre componenti si potessero mescolare fra loro durante la stesura. Aspettare un giorno è stato però fondamentale per far sì che la patina si fissasse un minimo sulla superficie e non venisse via in fase di sfumatura. Passerà circa una settimana prima di asciugarsi del tutto. Ad asciugatura ultimata la patina sarà super resistente. Ed ecco il risultato finale. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemelo sapere nei commenti, gustatevi qualche foto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto se vi fa piacere. Grazie per aver guardato il video e alla prossima, ciao!